C'è una forma di ansia che arriva senza bussare. Non sempre nasce davanti a un pericolo evidente. A volte nasce mentre sei fermo, mentre aspetti, mentre stai per uscire, mentre devi fare una scelta, mentre tutto fuori sembra normale, eppure dentro qualcosa cambia. Il respiro si fa più corto, il petto si stringe, la mente comincia a cercare problemi, il corpo si comporta come se avesse ricevuto una notizia urgente, ma tu non sai quale. È questo uno degli aspetti più misteriosi dell'ansia. Il corpo può entrare in allarme anche quando la mente non ha ancora capito perché. Per comprendere questo fenomeno dobbiamo chiarire subito una cosa. L'ansia non è sempre patologica, esiste un'ansia fisiologica. È quella tensione che ci prepara a un esame, a un colloquio, a una decisione importante. È un'attivazione utile, aumenta l'attenzione, mobilita energia, ci rende più pronti. Il problema nasce quando l'allarme diventa sproporzionato, quando compare troppo spesso, quando dura troppo a lungo, quando non si spegne nemmeno dopo che la situazione è passata, quando comincia a restringere la vita. Eviti luoghi, rimandi decisioni, controlli tutto, cerchi rassicurazioni, rinunci a esperienze che desideri solo perché il corpo le vive come minacce. In quel momento l'ansia non è più soltanto un segnale, diventa una prigione. Uno dei modi più utili per capirla è partire dall'incertezza. David Grupe e Jack Nitschke, in una review pubblicata su Nature Reviews Neuroscience, hanno descritto l'ansia come una risposta profondamente legata all'anticipazione di una minaccia incerta. Non sempre abbiamo paura di qualcosa che sta accadendo. Molto spesso siamo in ansia perché non sappiamo cosa accadrà. L'incertezza crea una tensione particolare. Non dà al cervello un oggetto preciso su cui agire. Non dice il pericolo è qui, dice potrebbe arrivare qualcosa. E questo potrebbe basta per attivare il sistema, perché il cervello umano non è costruito solo per reagire, è costruito per prepararsi. Se non sa cosa succederà, prova a restringere il margine di errore, scansiona segnali, aumenta la vigilanza, cerca indizi, costruisce scenari e più la situazione è ambigua, più la mente tenta di completarla. È per questo che l'ansia cresce spesso nei vuoti. Un messaggio senza risposta, un risultato medico non ancora arrivato, una conversazione ambigua, una decisione sospesa, un cambiamento imminente, un silenzio. La mente non tollera facilmente ciò che resta aperto. Prova a chiuderlo e quando non può farlo con i fatti, lo fa con le ipotesi. Ma l'ipotesi nel corpo può diventare allarme. Qui entra in gioco una distinzione fondamentale. La paura e l'ansia non sono la stessa cosa. La paura di solito ha un oggetto più chiaro. C'è qualcosa, lo vedi, lo riconosci. Il corpo reagisce. L'ansia invece spesso nasce davanti a qualcosa di meno definito, una possibilità, un rischio, un futuro non ancora formato. Joseph Ledoux e Daniel Pine hanno proposto un modello a due sistemi che aiuta a comprendere questa differenza. Da un lato ci sono i circuiti difensivi automatici che preparano il corpo alla minaccia, dall'altro c'è l'esperienza cosciente della paura, cioè il modo in cui interpretiamo e sentiamo ciò che sta accadendo. Questo è importante perché il corpo può attivarsi prima che tu abbia formulato un pensiero chiaro, prima ancora di dire «ho paura». Il sistema difensivo ha già iniziato a lavorare. È come se una parte profonda dell'organismo dicesse «prepariamoci comunque». Non perché sia irrazionale, ma perché è antica, rapida, prudente e orientata alla sopravvivenza.
Michael Davis e colleghi hanno studiato la differenza tra paura acuta e stati di ansia più sostenuti, mostrando il ruolo di circuiti come l'amigdala e il Bad Nucleus of the Stria Terminalis, o BNST. Possiamo semplificare così: l'amigdala è spesso coinvolta in risposte più rapide a minacce riconoscibili. Il BNST sembra avere un ruolo importante negli stati più prolungati di apprensione, soprattutto quando la minaccia è incerta, diffusa o imprevedibile. Questo aiuta a capire una cosa molto concreta. A volte l'ansia non è un lampo, è un clima, non è un colpo di paura, è una tensione di fondo, come se il corpo rimanesse in ascolto di qualcosa che potrebbe accadere. E quando il sistema resta in questa modalità, tutto può sembrare più significativo: un rumore, una frase, una sensazione fisica, un ritardo, una piccola variazione del tono di voce di qualcuno. L'attenzione diventa selettiva, comincia a privilegiare ciò che potrebbe indicare rischio. È uno dei motivi per cui l'ansia cambia il modo in cui vediamo il mondo. Non ci rende semplicemente preoccupati, modifica la priorità delle informazioni. Secondo la teoria del controllo attentivo di Michael Eysenck e collaboratori, l'ansia può ridurre l'efficienza con cui dirigiamo l'attenzione. In pratica, la mente diventa più vulnerabile alle distrazioni minacciose. Fatichi a concentrarti, ti interrompi, torni sempre lì. Anche quando cerchi di pensare ad altro, una parte dell'attenzione resta agganciata al possibile problema. È come lavorare con una finestra aperta sul pericolo. Puoi continuare a fare ciò che stai facendo, ma consumi più energia. E questa è una delle ragioni per cui l'ansia stanca, non solo perché è sgradevole, ma perché occupa risorse, sorveglia, controlla, anticipa, confronta, prepara. Il corpo intanto non resta neutro. Quando il sistema valuta una situazione come potenzialmente rilevante o minacciosa, il sistema nervoso autonomo modifica lo stato dell'organismo. Il battito può accelerare, il respiro può diventare più alto, i muscoli possono contrarsi, la bocca può asciugarsi, la digestione può rallentare, la pelle può sudare, può comparire nausea, oppressione toracica, tremore, formicolio, vertigine, un nodo alla gola, una sensazione di instabilità. Questi sintomi non sono immaginari, sono reali. Il punto è che reale non significa sempre pericoloso. Un battito accelerato è reale, una stretta allo stomaco è reale, un respiro corto è reale. Ma l'interpretazione può essere sbagliata. È qui che l'ansia si rinforza. Senti qualcosa nel corpo, la mente lo interpreta come segnale di rischio. Il corpo si attiva ancora di più, la mente riceve una conferma e il ciclo continua. Questo meccanismo è particolarmente forte quando siamo già stanchi, sotto pressione, poco nutriti, pieni di caffeina, privati di sonno o reduci da un periodo di stress. Il corpo diventa più rumoroso, la mente diventa più sospettosa e ciò che prima avresti ignorato diventa una prova. Se mi sento così, allora qualcosa non va. Ma il corpo non sta sempre annunciando un pericolo. A volte sta solo mostrando il costo di ciò che hai vissuto. Il sonno mancato, le tensioni accumulate, il respiro trattenuto, il carico emotivo, la digestione disturbata, la vita portata troppo a lungo in modalità urgenza. L'ansia, infatti, non riguarda solo il cervello, riguarda l'intero organismo. La ricerca sull'asse intestino-cervello mostra che intestino, sistema immunitario, microbiota, ormoni e nervo vago partecipano a un dialogo continuo con il sistema nervoso centrale.
Questo non significa che l'intestino causi sempre l'ansia, sarebbe una semplificazione. Significa però che lo stato del corpo può influenzare la vulnerabilità emotiva, infiammazione, stress cronico, alterazioni digestive, sensibilità viscerale, alimentazione irregolare, sonno disturbato. Tutto questo può modificare il modo in cui il sistema nervoso interpreta la sicurezza o la minaccia. L'ansia non nasce in un organo solo, nasce da una rete fatta di cervello, corpo, ambiente, memoria, relazioni e significato. Per questo due persone possono vivere la stessa situazione in modo opposto. Per una persona parlare in pubblico è esposizione, per un'altra è energia, per una persona un aereo è libertà, per un'altra è perdita di controllo, per una persona il silenzio di qualcuno è normale, per un'altra è abbandono imminente. La situazione esterna conta, ma non basta. Conta la storia che il sistema nervoso ha imparato a costruire intorno a quella situazione. Conta ciò che è stato associato a rischio, vergogna, perdita, giudizio, imprevedibilità. Conta anche ciò che non ricordiamo chiaramente, ma che il corpo può aver appreso. Molti apprendimenti emotivi non sono racconti ordinati, sono tendenze, reazioni, previsioni corporee, modi automatici di stare nel mondo. Per questo l'ansia non è debolezza, è apprendimento. A volte è un apprendimento utile, a volte è un apprendimento diventato troppo rigido. Il problema non è che il sistema protegge, il problema è che a volte protegge anche quando non serve. E quando questo accade, nasce l'evitamento. Eviti una situazione, l'ansia scende, il cervello registra sollievo e interpreta quel sollievo come prova che evitare fosse necessario. Così l'evitamento diventa una trappola, ti fa stare meglio subito, ma restringe la vita nel tempo. La psicologa Michelle Krask ha mostrato negli studi sull'inhibitory learning che il cambiamento nei disturbi d'ansia non consiste semplicemente nel cancellare la paura, consiste nell'apprendere qualcosa di nuovo. Quella situazione può essere attraversata, quel segnale non significa sempre pericolo, quel corpo può attivarsi senza dover scappare. Questa idea è fondamentale anche per comprendere la mindfulness, perché la mindfulness non forza il sistema nervoso a calmarsi, non gli dice smetti di avere ansia, gli offre una relazione diversa con l'esperienza. Qui dobbiamo essere molto precisi. La mindfulness non sostituisce diagnosi, psicoterapia, valutazione medica o trattamento farmacologico quando sono necessari. Se l'ansia è intensa, persistente, invalidante, associata ad attacchi di panico, evitamento marcato, insonnia grave o sintomi fisici importanti, è essenziale rivolgersi a un professionista. Ma la mindfulness può essere un complemento serio, non perché prometta di eliminare l'ansia, ma perché allena alcune capacità direttamente coinvolte nel ciclo ansioso. Attenzione, consapevolezza corporea, disidentificazione dai pensieri, tolleranza delle sensazioni, regolazione emotiva, capacità di restare presenti senza reagire automaticamente. Scott Bishop e colleghi hanno proposto una definizione operativa della mindfulness basata su due elementi: autoregolazione dell'attenzione e orientamento di apertura, curiosità e accettazione verso l'esperienza. Detto in modo semplice, impari a vedere ciò che accade mentre accade senza trasformarlo immediatamente in giudizio, storia o minaccia. Questo è cruciale nell'ansia, perché l'ansia vive spesso di fusione. Un pensiero appare e sembra una verità, una sensazione appare e sembra una minaccia, un'immagine mentale appare e sembra un destino. La mindfulness inserisce uno spazio, non elimina il pensiero,
lo rende visibile, non spegne la sensazione, la rende osservabile, non cancella la paura, ti insegna a non diventare completamente la paura. La revisione di Tang, Hölzel e Posner su Nature Reviews Neuroscience descrive la mindfulness come una pratica associata a cambiamenti in reti cerebrali legate all'attenzione, alla consapevolezza corporea e alla regolazione emotiva. Non è una bacchetta magica, è allenamento. Come il sistema nervoso può apprendere l'allarme, può anche apprendere nuove modalità di risposta. Britta Hölzel e colleghi hanno osservato cambiamenti nella densità della materia grigia dopo un programma MBSR di 8 settimane in regioni legate ad apprendimento, memoria, regolazione emotiva e prospettiva su di sé. Questi dati non vanno trasformati in slogan. Non significano che 8 settimane cambiano la vita per tutti nello stesso modo. Significano qualcosa di più sobrio e più interessante. L'esperienza ripetuta può modellare il cervello e la pratica è esperienza ripetuta. Quando torni al respiro non stai solo rilassandoti, stai addestrando l'attenzione a non farsi sequestrare da ogni pensiero. Quando osservi una sensazione nel petto senza scappare, non stai negando l'ansia, stai mostrando al sistema nervoso che quella sensazione può essere contenuta. Quando noti "sto pensando che andrà male", non stai discutendo con il pensiero, stai riconoscendo che è un evento mentale, non una sentenza. Questo passaggio è sottile, ma può cambiare molto, perché l'ansia spesso non è alimentata solo da ciò che sentiamo, è alimentata dal rapporto che abbiamo con ciò che sentiamo. Se la tensione significa pericolo, se il cuore significa non ce la faccio, se il pensiero significa succederà davvero, allora ogni segnale diventa carburante. La mindfulness modifica il rapporto, il cuore accelera e puoi dire battito. Il respiro cambia e puoi dire respiro. La mente produce uno scenario e puoi dire pensiero, non per diventare freddi, ma per diventare liberi, liberi di non obbedire immediatamente a ogni segnale interno, liberi di distinguere tra esperienza e interpretazione, liberi di restare un momento in più prima di reagire. È in quello spazio che può nascere una direzione diversa, non una direzione imposta dalla paura, non una vita costruita soltanto per evitare il disagio, ma una vita in cui puoi chiederti: che cosa conta davvero per me? Che cosa sto evitando solo perché il mio sistema è in allarme? Che cosa potrei scegliere se non fossi completamente guidato dall'ansia? Qui la mindfulness smette di essere una tecnica, diventa una forma di educazione della coscienza, parte dal corpo, parte dal respiro, parte da un pensiero osservato, ma lentamente apre una possibilità più ampia, non essere trascinati automaticamente dalla mente ordinaria, vedere i meccanismi mentre accadono, riconoscere la paura senza farne un'identità, sentire il corpo senza trasformarlo in nemico, iniziare a vivere non solo in reazione, ma in presenza. Puoi provarlo anche adesso. Non cercare di calmarti, non correggere nulla. Porta attenzione a 3 punti: il contatto dei piedi, il movimento del respiro, il peso delle mani. Poi nota se c'è un pensiero, non seguirlo, non mandarlo via, dagli un nome semplice: preoccupazione, ricordo, immagine, controllo, giudizio. Poi torna a un punto del corpo: piedi, respiro, mani. Questo gesto sembra piccolo, ma è una rivoluzione silenziosa, perché ogni ritorno interrompe un automatismo. Ogni ritorno dice al cervello: non devo seguire tutto ciò che appare. Ogni ritorno crea un po' di spazio tra stimolo e risposta, e in quello spazio, lentamente, la vita può respirare. L'ansia non è il tuo nemico,
È un sistema che ha imparato a proteggerti, a volte troppo, a volte male, a volte quando non serve più. Ma proprio perché è un apprendimento, può incontrare nuovi apprendimenti. La mindfulness non promette una vita senza paura, promette qualcosa di più realistico e più profondo, la possibilità di non essere governati da ogni paura, di ascoltare il corpo senza esserne prigionieri, di vedere i pensieri senza abitarli come verità assolute, di tornare ancora e ancora al luogo in cui la vita non è immaginata, è presente. Questo è The Mindful Lab, uno spazio dove mindfulness, neuroscienze, spiritualità ed esperienza umana si incontrano per promuovere la conoscenza di se stessi, il benessere e la crescita personale. Se questo video ti è stato utile, metti un like, condividilo con le persone a te vicine, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo nuovi contenuti. Continua il tuo viaggio con noi.